Ragazzi, oggi mi presento con la camicia. Perché questo evento? Perché è da marzo che vi stresso la vita col mega impianto e finalmente oggi parte il primo video. L'attesa è stato esattamente lo sviluppo del progetto, le prove, i test, la scelta dei prodotti ideali e oggi vi presenterò tutto quello che vi avevo già accennato nei webinar, in altri video e quant'altro e che progressivamente faremo insieme step by step. Già dalla prima immagine iniziale avete capito di cosa si tratta. Ebbene, si tratta dell'installazione di 3 toroidali. Quindi abbiamo 6 kW, 6 kW e 6 kW. Perché non ho detto 18 kW? Perché non voglio metterli in parallelo, ma vedremo adesso in questo video numero 1 che voglio che sia molto dettagliato e lungo per spiegarvi tutto quello che faremo in questi 20 e passa video. Ci saranno tante sorprese. Oramai ragazzi, migliaia di voi stanno acquistando il toroidale che praticamente questo canale ha presentato su YouTube e ovviamente tutti i rivenditori ne sono ben contenti. Lo stesso l'E-Peder, che è diventato il prodotto del canale Energia Fai da Te perché ha affidabilità. E poi ricordate ragazzi, questo mega impianto lavora secondo i canoni del canale, cioè bassa tensione dei pannelli, non superiamo i 120 volt. Possiamo anche con logica di discernimento andare un po' oltre se la configurazione dei pannelli ci obbliga, ma non vogliamo fare un impianto pericoloso. C'è una novità assoluta, innanzitutto iscrivetevi al canale, partiamo con qualche secondo di immagine che è la stessa che state vedendo qua e dopodiché partiamo a manetta. Bene, la prima cosa che voglio dirvi è perché useremo 3 toroidali. Ebbene ragazzi, l'ho detto tantissime volte nei video precedenti che qualsiasi inverter non può essere utilizzato oltre al 70% della propria massima potenza, ovvero ci arriva, ma ci deve arrivare per spunto, per rarità. Non possiamo tenerlo a 6 kW. Ebbene ragazzi, lo chiedo a voi, il mega impianto che riguarda l'alimentazione della casa nella sua totalità poteva funzionare con un solo inverter? Con un solo bestione arancione? No, perché non riusciremo a far andare quello che vi ho anticipato in questi mesi, ovvero tutta la casa. Ebbene, avremo un inverter per tutta la casa, quindi tutti gli elettrodomestici, quello che può essere wifi, luci, frigorifero, caldaia, eccetera. Col secondo inverter faremo andare pompa di calore acqua calda sanitaria. Vi ricordate la pompa di cui vi ho messo il link qualche video fa? Ebbene, questa l'ho comprata ad aprile e inevitabilmente da aprile, io ho fatto tutti i test e quant'altro, ad oggi mi sono accorto che i prezzi sono saliti notevolmente. Quello che sta succedendo, io fattura alla mano, volevo fare una verifica, difatti è aumentata di quasi 100 euro. E 100 euro su una pompa che costa circa 600-700 euro sono tanti. Quindi pompa di calore in acqua calda sanitaria della Ariston, dopodiché ci saranno condizionatori nell'alimentazione della casa e quindi questi condizionatori, quindi pompe di calore che fanno caldo in inverno, nonché fresco in estate e acqua calda sanitaria, saranno alimentati dal secondo inverter. Quindi possiamo chiamare il primo inverter 6 kW per tutta la casa, il secondo riscaldamento e acqua calda sanitaria. Poi se avete il riscaldamento pavimento potete utilizzare il secondo anche per la pompa del riscaldamento pavimento invece che per le pompe di calore classiche a split. E il terzo inverter per che cosa lo useremo? Ebbene, vi lascio qualche secondo a indovinare, sono sicuro che già avete azzeccato. Ebbene sì, l'auto elettrica. Quindi il terzo sarà dedicato all'auto elettrica. Ora voi chiederete, ma tutta questa corrente dove la piglieremo? Ebbene, la prenderemo
da questi due regolatori di carica della ePever. In questo modo avremo tanta corrente, perché questi si possono mettere, come già vi ho fatto vedere in passato, in parallelo, ebbene andranno nelle batterie, caricheranno le batterie e questi saranno scelti in funzione della potenza che volete, quindi del vostro consumo giornaliero, della riserva che volete accumulare nelle batterie. Questi sono fattori molto importanti. Quindi tutta la casa, tutto il riscaldamento, l'auto elettrica. I due regolatori di carica sono variabili. Se fate un impianto con pannelli da 3 kW totali e ne avete due, quindi mettete il 6, 4, 15 AN, siete con tensioni massime a 150 volt, quindi state su stringhe da 3 o da 4 a seconda dei pannelli, ebbene lì avete 3 kW a destra e 3 kW a sinistra. Con 6 kW al giorno avete tanta energia da produrre, soprattutto in estate. Ma se invece avete bisogno di più corrente, ebbene saliamo, perché non c'è solo il 6, 4, 15, c'è anche l'8, 4, 15 e per concludere con gli ePever c'è il 10, 4, 15. Quindi con la vostra scelta, se scegliete il massimo, cioè il 10, 4, 15, avrete la possibilità di installare 7 kW e mezzo di pannelli qua e 7 kW e mezzo di pannelli qui. Totale 15 kW di potenza fotovoltaica. Ora 15 kg siamo già al limite dell'ammissibile, che è 20 kW. Con 15 kW di pannelli e 2 ePever 10, 4, 15 voi avete in estate moltiplicatore, vi ricordate, 5. Poi tutti questi dettagli li vediamo anche avanti gradualmente, adesso sto facendo una sintesi. Voi avrete in estate 15 per 5, ragazzi sono 75 kWh di produzione giornaliera, e in inverno che il moltiplicatore è 3 avrete 45 kWh. Ebbene, si riuscirà veramente a fare andare la casa in autonomia totale. Quindi avrete una casa off-grid, avete una casa no gas, ovviamente piastra induzione che andrà con questo, ovviamente la pellet eccetera che andrà con questo, che ha la funzione del riscaldamento, e poi la vostra auto elettrica che arriva in garage e si carica. Tutto questo sarà ovviamente pilotato dalle batterie della Mani, l'azienda di cui oramai ho garanzia certa e totale. Finalmente un fornitore affidabilissimo, oramai consolidato nel tempo. Ebbene, che batterie useremo? L'IFEPO 4 280 A e faremo un pacco unico 2P16S, ovvero 32 celle per un totale di circa 30 kWh. Attenzione ragazzi, vi dico una cosa: se voi siete gli amanti della riserva, della scorta energetica, ebbene non, questo è un consiglio mio personale, motivato da test e motivato da esperienza, oramai anche motivato dall'età, non si mettono mai batterie LiFePO 4 in parallelo. Su internet oramai vediamo tante cose, anche chi mette batterie LiFePO 4 con le piombo in parallelo. Ebbene ragazzi, non si fa, è pericolosissimo. Perché esistono delle batterie in commercio preassemblate di marche famose che sono messe in parallelo? Perché all'interno di queste batterie hanno delle schede particolarissime, studiate apposta per la protezione, tant'è vero che moltissimi messaggi vostri mi arrivano dicendo: questa X batteria non mi funziona più, del mio rack ce ne ho 6 e una non va più, dopo un anno o 2 si sono spente, devo sempre chiamare l'azienda. Certo, perché le schede interne che vanno a proteggere le batterie dal parallelo, perché il parallelo ragazzi è pericolosissimo, spenderemo anche un po' di parole su questo, le schede interne che vanno a proteggere il parallelo si bloccano, chiudono l'uscita della batteria e l'ingresso ovviamente. A quel punto io dico ragazzi, fate una sola batteria potente. Ecco perché ho optato per il 2P16S. Una vostra domanda: ma allora possiamo fare anche il 3P16S? Cioè compro 16, 32, 48 celle, faccio il 3P? Io dico ni, perché se chiedete alle case produttrici, loro dicono è meglio fare 2P, non 3.
Però si può anche fare. L'importante è che siano celle di altissima qualità, controllate periodicamente, ma secondo me se restate, soprattutto nel fai da te, restiamo modesti ragazzi, con questo canale adesso stiamo producendo veramente un sacco di energia, molti di voi sono già off grid da mesi, io stesso lo sono oramai da metà febbraio, stiamo andando su impianti grossi, ebbene stiamo modesti e quindi non facciamo cose pericolose. Con il 2P 16S noi abbiamo 30 kWh e allora tutta questa energia quando la devo usare? Ovvio, quando c'è il sole di giorno e poi con 30 kW ci facciamo tutta la notte. Vedremo poi l'installazione di un generatore, se siamo realmente off-grid dove abbiamo staccato anche la corrente pubblica, ebbene ogni tanto accendiamo il generatore, già ve l'avevo presentato, l'avete visto in alcuni video, quello che ho io, è 6 kW. Quando lo facciamo andare un'ora abbiamo buttato i 6 kW che ci mancavano all'interno di questi 30 kWh. Queste sono cose molto importanti. Perché le batterie non si mettono in parallelo secondo il mio giudizio personale? Perché quando noi abbiamo un pacco batterie di 16 celle in serie, ok? Una si brucia, fa niente. Cosa vuol dire fa niente? Che l'impianto si ferma perché una cella non eroga più la sua tensione, quindi il pacco va sotto tensione e probabilmente partono le protezioni, ovviamente, del BMS. Ma quando facciamo 2P16S, cioè le due in parallelo, queste due, una di queste che si dovesse bruciare o inizia a consumare o inizia ad autoscaricarsi, porta con sé l'altra. Quindi quando facciamo 1P16S, cioè 16 celle in serie, siamo a posto. Abbiamo 16 celle. Ma quando facciamo 2P16S, una che si rovina si trasporta all'altra. Trasporta significa che si va a consumare sull'altra, perché l'altra cala di tensione, il parallelo che obbliga quella più carica a bilanciare istantaneamente con una potenza incredibile, va a scaricarsi sulla seconda. Vi sto dicendo queste cose per evidenziare la pericolosità delle batterie. Quando si fa il fa da te, ragazzi, molti ragazzi del canale, e ho visto che state usando a bizzeffe ormai questi toroidali, che ci sono i cinesi, i produttori che sono veramente contenti, molti stanno usando questi con gli EPEVER, cioè sono spariti dagli ibridi perché avevano tensione alta, perché avevano pericolosità e usano i toroidali, stanno sotto. Ebbene, rispettate anche questa regola e soprattutto come avviene, amici del canale, che si fanno montare gli impianti da elettricisti che chiaramente, avendo competenza, possono aiutarli in quelle che sono tutte le informazioni che vengono date da questo canale. Ovviamente molti di voi che oramai sono diventati capaci diranno sì, ma ho capito, però c'è il BMS che blocca, ci sono schede di protezione anche diverse dal BMS e quant'altro. Io vi dico che non basta dal mio punto di vista. Perché? Perché dovete stare attenti a quelli che sono i passaggi istantanei di corrente. Quando utilizziamo l'elettronica per controllare dei prodotti pericolosi, dobbiamo sapere con certezza che l'elettronica a volte è fallace. Cosa intendo con questo? Immaginate di aver messo un pacco batterie come questo da 30 kWh e ne abbinate un altro in parallelo, ok? Avete due pacchi batteria da 30 kWh, 2P16S per 2, ok? Con due controllori di qualsiasi tipologia voi vogliate. Ebbene, il momento in cui una batteria cede, l'altra vuole compensare all'istante con potenze incredibili. Ebbene, dato che abbiamo messo magari dei magnetotermici, dei relè, delle schede di controllo, queste staccano. No, devono staccare, è diverso, non staccano. Perché parliamo di elettronica, non c'è certezza. Se un relè si pianta, e quanti relè vi si sono piantati nella vostra vita? Se un magnetotermico non funziona, e quanti magnetotermici non funzionano più anche a casa vostra, se andate a verificarli, può darsi che ce ne sono alcuni salvavita, schiacciate una volta al mese la T di salvavita dei differenziali per vedere se funzionano, perché quelli a volte si piantano. Bene, quindi le batterie non sono protette, devono essere protette, ma non sempre sono protette. E se non sono protette, cosa succede? Che il prodotto che le controlla, ad esempio se parliamo di relè bistabili,
Il prodotto che controlla il relè bistabile è un altro relè che deve attaccare il relè bistabile, perché se no le schede di protezione non ce la fanno ad alimentare una cosa che pam, che parte, e dopo ve lo faccio vedere, che parte a manetta, si dice a Milano, ok? Bene, se questo relè non funziona più, se la scheda non funziona più e il relè è praticamente, usiamo un termine automobilistico, grippato in chiusura, cioè chiuso, ragazzi, voi fate fuoco, perché la batteria più carica si va subito a scaricare su quell'altra che magari ha una cella o due celle bruciate, perché le altre sono bruciate e continuano a assorbire. Questa dice ti do io, ma i cavi, i busbar, tutte le strumentazioni di passaggio. Ecco perché, ragazzi, in questo video vi sto facendo questa raccomandazione personale, ma ovviamente voi potete seguire i consigli di chiunque, comprare qualsiasi cosa, fare quello che volete. Questo è il mio canale. Quando parlo qui parlo per il bene del canale, ma primariamente per voi. Quindi esprimo le mie opinioni, i miei pensieri, i miei test, la mia esperienza, che ormai molti di voi sanno risalire al 1980. Bene, fate quello che volete, ma fatelo con cognizione di causa. E allora, ragazzi, se voi avete bisogno di più energia, cosa facciamo? Bene, lo vedremo in questa serie lunghissima, ragazzi, sarà lunghissima. Già questo primo video, perché poi andiamo direttamente di là, dove iniziamo il video numero 1 con l'assemblaggio delle batterie e vediamo passo passo che cosa fare, che cosa faremo in questo impianto. Ebbene, rispondo alla vostra domanda, ma io 30 kWh ne vorrei il doppio? No, io ne vorrei il triplo. Io i soldi vorrei il triplo, quindi 90 kWh. Che faccio se non posso metterli in parallelo? Ebbene, ragazzi, è per quello che questo impianto è partito da aprile con una pianificazione ragionata, non un video da 10 minuti. Questo è un video lungo perché voglio spiegarvi bene che cosa fare. Noi metteremo in questo impianto 30 kWh sul primo inverter e 30 kWh sul terzo inverter, ovvero il primo e il secondo, cioè tutta la casa e le pompe di calore andranno con 30 kWh e l'auto elettrica con gli altri 30 kWh. Ora, un impianto caricherà la prima batteria, l'altro impianto caricherà la seconda. Ragazzi, così non abbiamo il parallelo. Non possiamo mettere in parallelo gli inverter, i bastioni arancioni, assolutamente no, sono correnti bifase e quindi non va fatto. Avremo un'energia dedicata a 30 kWh per la casa e le pompe di calore e 30 kWh per la macchina. No, ma Gianni, io ti ho detto che volevo 90 kWh, va bene, allora metti un altro da 30 kWh nel terzo inverter dedicato alle pompe di calore. Sei contento così? Sei soddisfatto? Bene, può darsi che sarà anche quello che farò io nel canale. Ma ragazzi, niente parallelo. Andiamo con 3 pacchi batterie, abbiamo 90 kWh, abbiamo 3 toroidali che dureranno anni perché li stiamo usando al 20, 30, 50. Voi immaginate di avere un solo toroidale attaccato a un 30 kWh, ebbene quando arrivate a casa, dopo aver usato le pompe di calore per la vostra casa off-grid, dopo aver usato tutta la casa, avete tanta batteria, eccetera, cosa fate? Attaccate una macchina di cui il vostro caricatore da muro, la wallbox come si dice in gergo, deve erogare 3 kW, 2,5, 5 alla macchina, e dove li pigliate se avete un solo bastione arancione? Ebbene, ecco perché l'impianto deve essere di questa tipologia qua su questo canale, perché andiamo veramente a distribuire in 3 le forze, a dare longevità ai nostri inverter che non saranno spremuti, a dare efficienza. E poi un'altra cosa importante, in caso che uno si brucia, che facciamo? Non siamo a piedi, 2 cavetti, alimentiamo anche la parte che era dedicata a uno con lo stesso, perché possiamo alimentare tranquillamente pompe di calore e casa con un inverter solo. Si brucia anche il secondo? No, vabbè, allora c'è qualcosa che non va. Ragazzi, in questo impianto toglieremo
il BMS della Daily, o meglio, ve lo voglio anticipare perché questo deve essere un video storico, ragazzi. Fatemi sapere nei vostri commenti cosa pensate di questo impianto, qual è la vostra forza produttiva, anche perché, ragazzi, qui ci attaccheremo direttamente alla batteria, direttamente alla prima batteria, poi direttamente alla seconda, sempre separatamente. Con cosa ci attacchiamo? Ebbene, vi introduco questo prodotto che sto verificando da tanto tempo, che già molti di voi conoscono, che è l'Elerix. Ebbene, andremo a costruire l'impianto con questa scheda di controllo chiamata BMS. Bisogna vedere se poi è il termine più corretto. Ebbene, questa ci consentirà di controllare le celle singolarmente, come il BMS della Daily, no? E attiverà in automatico lo sgancio di quello che è la batteria e i pannelli, senza più usare gli SSR, perché useremo altri dispositivi che sono esattamente dei magnetotermici, chiamati anche bobine di slancio o di sgancio o di lancio, a secondo delle scuole che avete fatto. Ebbene, ragazzi, con questo Elerix che avete visto qua andremo a controllare l'unico relè che avremo, che è questa belva di quasi mezzo chilo. Ragazzi, ve lo faccio vedere perché questo è un relè bistabile, spessore 7 mm di rame. Questo sarà pilotato da quella scheda, non in diretta, attraverso altri relay che lo devono accendere e spegnere, perché questo è potentissimo nei pochi millisecondi che deve funzionare. Questo, quando chiude, ha chiuso, significa consumo zero, surriscaldamento zero. Questo, quando apre, ha aperto, consumo zero. Quindi questo sarà sempre a temperatura zero, riguardo alle perdite, riguardo assorbimenti strani, riguardo surriscaldamenti. Quindi, ragazzi, vedete che fino ad oggi abbiamo usato il BMS della Daily, abbiamo usato i relè SSR. Adesso che andiamo a grandi potenze con 18 kW non possiamo usare il Daily, perché non c'è il Daily, dobbiamo passare allo step superiore, la scheda di controllo e poi questo è l'elemento chiave di tutto il nostro impianto. Questo è un relè da 600 ampere, vuol dire che questo fa passare senza difficoltà 30 kW, ma noi ne abbiamo 18, 6, 12, 18, sì, ma se consumassimo il massimo della potenza di questo inverter abbiamo 18 kW, questo ne regge 30. E Gianni, se io ne voglio mettere di più di inverter, voglio consumare, questo c'è da 400 ampere, 600 ampere che è questo, e c'è anche da 1200 ampere. Ragazzi, queste sono belve che costano un po', però con questo, quando l'impianto ha un'anomalia, pilotato quindi dalla scheda Elerix, ebbene questa, attraverso la programmazione manuale che faremo, qui non ci sono settaggi elettronici da software o da app, eccetera. Questa scheda è manuale, tic tic tic, qui ci sono delle ditine che andremo a settare. Ebbene, la scheda piloterà le emergenze. Una cella è scesa troppo, pam, questo apre, stacca tutto, ma mentre lui stacca, ebbene, le bobine staccheranno i pannelli, e quello che stacca i pannelli, cioè queste bobine di slancio o di sgancio o di lancio, eccetera, quanto scaldano? Ha bisogno di ventole, ha bisogno di alette come gli SSR? No, sono anch'esse totalmente fredde. Quindi ecco che col potenziamento dell'impianto, e finalmente arrivando al mega impianto, i video, ragazzi, sono veramente tanti, ci sono arrivato adesso, però già chi ha fatto i webinar con me, video precedenti, hanno anticipato tutta questa potenza e oggi io sono vestito per l'occasione. Bene, a questo punto avremo un impianto ulteriormente in sicurezza. Bene, ma il daily quindi basta? No, perché in questo impianto useremo in abbinamento anche il daily e poi vi farò vedere come e perché. Altra cosa, utilizzeremo anche i bilanciatori attivi e utilizzeremo precisamente dei bilanciatori attivi diversi da quelli che abbiamo usato adesso. Perché? Giusto per cambiare, perché i bilanciatori attivi o i equalizzatori attivi sono pressoché tutti uguali.
Però ragazzi, le sorprese di questo mega impianto non finiscono qui. Quanta roba, ragazzi. Avete atteso, io continuavo a dirvi aspetta che arrivo. Ci sarà la nuova pala eolica. Pausa, riflessione. 3,2 kW di potenza reale massima. 3 kW con vento forte, non con uragano. Pale quasi 4 metri di diametro, peso totale 110 kg. Ovviamente questa sarà smantellata, dovrò fare un nuovo plinto con un palo di una certa dimensione, senza tiranti, con plinto e tutto il resto. Ebbene, anche lì, pala eolica nuova, potenza incredibile a bassa velocità di rotazione. Andiamo adesso di là nell'altra ala del laboratorio dove vediamo in questo primo video la partenza, l'assemblaggio delle batterie, che cosa fare come primo assoluto step. Ecco le due piastre di alluminio da 1 centimetro di spessore, sulle quali ho già disegnato con l'indelebile quelli che saranno tutti i fori da effettuare, sia a destra che in centro che a sinistra. Questi saranno alla distanza di 1 centimetro dal bordo e poi saranno a 3 centimetri e mezzo, 10, 16 e mezzo. In questo modo avrò suddiviso in 3 lo sforzo delle 3 barre filettate. Procediamo adesso alla realizzazione del foro. Bene ragazzi, andremo avanti così, realizzando tutti i 9 fori. Questa è una punta da 6, dopodiché la allargheremo con una punta da 8, un M8 per le barre filettate. Ragazzi, questo sarà il tavolo metallico che alloggerà tutte le batterie, 30 kWh su questa struttura metallica fatta realmente a regola d'arte. Questo, ragazzi, l'ha costruito un professionista, amico del canale, e è fatto veramente bene, saldato bene, verniciato a polvere. Ragazzi, qui se volete vi lascio anche il riferimento per andare a chiedere personalmente se siete interessati ad averne uno anche voi. Questa è una struttura molto potente che è stata testata con 300 kg di peso, quindi ampiamente superiore a quello che è il peso delle batterie. Vedete che c'è un supporto che crea rigidità totale sul tavolo metallico. Ebbene, qui posizioneremo adesso questa tavola di legno, questo ovviamente è un compensato, che andrà ovviamente a far diventare tutto un supporto piano per alloggiare le batterie. Una volta creato il piano di appoggio su questo tavolo metallico, adesso andiamo a posizionare esattamente quelle che saranno le piastre di contenimento delle batterie che vedete qui appoggiate temporaneamente a destra. Le andremo a mettere qua sopra e inizieremo ad assemblare il pacco batterie. Per prima cosa andiamo a portare a pari tutti i dadi sulle barre filettate del primo lato. In questo modo abbiamo una cosa fatta bene e pulita. Vedete? Questi sono dadi con il blocco antisvitamento in plastica teffonata. Una volta piazzate le barre sulla prima parte della batteria al lato destro, quindi con la piastra d'alluminio, ci spostiamo all'opposto e andiamo a creare la stessa cosa di qua. Vedete che ho preparato tutti gli attrezzi che sono, come ho messo di là, ovviamente i dadi.
autobloccanti, poi ovviamente la rondella ci va sempre, e poi questi che sono dei dadi prolunga praticamente, quindi a filetto, dove diciamo l'utilità di questi è ovviamente creare una prolunga. Perché le batterie che stiamo usando non sono 16 ma sono 32, quindi andremo a mettere il dado su tutte le barre filettate e andremo ad aggiungere un altro pezzo di barra, cioè quello che ci manca per andare a creare la giusta lunghezza per contenere le 32 celle. Ovviamente qui, ragazzi, abbiamo anche il termorestringente. Questo sarà posizionato su tutte le barre in modo da proteggere il metallo da eventuali contatti diretti con la batteria. Questo dovete prenderlo della misura giusta, che possa contenere anche nel suo passaggio ovviamente il nostro dado filettato, dado prolunga. L'ultimo pezzo che vi faccio vedere è esattamente questo foglio isolante. Io l'ho trovato in quei posti tipo Brico eccetera, costa poco, questo lo vendono a metri e praticamente con queste 8 euro faccio tutto l'isolante per le batterie. Questo è 0,8, va bene da 0,8 1 mm, 1 mm 2, non pigliate troppo grosso se no avrete difficoltà con i busbar, e deve essere morbido ma che deve autosostenersi, quindi questo una volta tagliato a misura di ogni batteria vedrete che sta su da solo tra le varie celle mentre voi le serrate. Questa è la prima composizione, adesso passiamo all'inserimento delle celle. Qui, ragazzi, vi faccio vedere la partenza. Praticamente stiamo partendo, e dato che questo vi ho detto che sarà un pacco batterie da 30 kWh, ovvero 2P16S, ecco le 2P. Vedete? Le batterie sono affiancate, stesso polo dalla stessa parte. Quindi abbiamo i due poli negativi e i due poli positivi. Questi saranno messi insieme da un busbar. Dopodiché vedete che l'altro lato vede questi due poli, cioè questi due positivi, invertiti rispetto a questi. Perché? Perché quando la prima fila che arriverà da qua dovrà sommare le sue tensioni di qua, ci sarà in questo punto il passaggio, cioè la congiunzione di questi poli. E quindi avremo le batterie 2P16S che saranno composte su due binari che cammineranno in una direzione e poi si ricongiungeranno sull'altra. Ebbene, le celle le ho messe a 2, che sono esattamente la configurazione che andremo a fare, 2P16S, ma poi ovviamente non saranno così staccate. Tutte le celle saranno avvicinate per formare la batteria nella sua totalità. Ricordate che qua in mezzo non è necessario qui, ma qua ci andrà un foglio di isolante. Io di solito prediligo il PVC, che deve essere morbido, ovvero non deve spaccarsi, ovviamente tipo vetro, ma deve essere anche rigido per reggersi da solo quando lo inseriremo. Dopodiché avviciniamo le celle in modo da concludere la nostra batteria. Ora andiamo di là per le conclusioni finali, perché facciamo alcune considerazioni su questo montaggio. Ragazzi, anche questo attesissimo video è giunto al termine. Abbiamo visto l'inizio di quello che sarà poi il video numero 2 di questa serie, ovvero l'assemblaggio delle celle per far diventare questa batteria il 30 kWh che vi avevo promesso. Ebbene, poi sceglierete voi se utilizzare 1, 2 o 3 toroidali, 1, 2 o 3 batterie non in parallelo. Poi deciderete voi se aggiungere tutto quello che saranno le sorprese di questa serie, e chiuderemo in bellezza ancora con questa paleolica definitiva molto molto potente. Grazie ancora, ragazzi, iscrizione al canale se volete farlo, ovviamente attivate la campanella per essere aggiornati e ci vediamo al prossimo video.